Poi alla fine, quando abbiamo avuto modo di parlare, ho scoperto che in effetti c'è molto di più dietro e che è una cosa che tra l'altro io condivido benissimo, che va oltre il semplice, se vuoi, merchandising, no? Sì. Il semplice avere un logo, ma è proprio un ideale. È l'aiutarsi, Esatto. il sostenersi, il creare opportunità e anche, sai, arricchirsi personalmente, no? Sì, Crescere. sì, sì, sì. E quindi, sai, tipo, io la vedo molto anche che appunto prima di essere un progetto è un'idea, cioè chiunque faccia arte, cose, eh, con questa idea, con questi valori, allora lì fa parte dei IP. E mi piace questa cosa che può essere anche tipo una roba che anche una persona dall'altra parte del mondo che Sì. fa qualcosa con questa idea fa Esatto, parte di IP. Mi esattamente. piace Sì. questa cosa qua. E infatti tu mi dicevi, una certa abbiamo parlato e mi hai detto che non è un collettivo, no? Cioè va oltre l'idea del collettivo, perché molto spesso, sai, c'hai un collettivo e io ne vedo spesso, è un collettivo di musica o è un collettivo anche, non so, di merch, gente che fa vestiti o roba del genere, oppure qualcosa che però di verità rimane sempre, se vuoi, limitato, no? Perché dal momento se io dovessi tipo per esempio fare un collettivo di musica, mettere un'idea, no? Sarebbe qualcosa di musicale, chiaramente. Però rimane lì, io dico che abbiamo i nostri ideali, ma sono degli ideali che perseguiamo a seconda della musica che facciamo, no? Qua va oltre questo, posso portare la mia arte, no? Da quel punto di vista, però allo stesso tempo condividiamo la base, che cioè portare arte in generale, condividere. Ti dicevo che io ho avuto la sensazione, no, quando c'è stato l'evento e tutto, che si stesse creando una scena. Poi tu chiaramente mi hai detto che è molto più che scena, no? È anche questa una cosa limitante, però è anche molto figo pensare che in Ticino, a Lugano e in tutto il mondo può esserci una sola scena, può crearsi. Sì, 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 è figo. A me è piaciuto un sacco il fatto che abbiamo iniziato a parlare di progetti come musica dal vivo, insieme a mostre, insieme a esposizioni di vestiti, eccetera. E questo è anche il senso di EDP, secondo me, perché se fai un evento in cui inviti le persone ad esprimersi in tutte le forme, è qualcosa di molto più generale e che comprende più o meno tutti, perché tutti hanno qualcosa di artistico, a parere mio. Cioè tutti hanno il loro lato artistico e ADP mette in rilievo questa cosa. Più ti conosco come persona, più riesco a visualizzare ADP che abbandona l'essere un brand e diventa un concetto e un'ideologia, nel senso ADP è molto lo specchio di come sei tu e dei tuoi valori e delle cose in cui credi e quant'altro, e non è solo appunto una marca di vestiti, è più una cosa che comprende il fare arte, condividere, stare bene, tutte queste cose fanno parte di ADP, non puoi dire che non puoi sminuire il progetto dicendo ok, questa è una marca di vestiti, non è abbastanza, è una cosa che comprende tutto ciò che è condivisione, appunto, e fare quello che ci piace fare. E secondo me questa è una cosa pazzesca. Alla fine ci troviamo tutti ad avere un sacco di belle idee, un sacco di motivazione, ma effettivamente poi dopo abbiamo anche bisogno dello spazio per esprimere queste Esatto. cose, no? E quindi perché non creare qualcosa che dia spazio, che dia visibilità
in modo sano, no? In modo, sai, appunto di condivisione, no? Ma io ti dico dal punto di vista personale, ciò che manca alle persone creative, cioè un sacco di gente ha questa cosa della creatività e di avere delle belle idee. La roba più difficile è poi la concretizzazione. Io ad esempio faccio un sacco fatica a concretizzare tutte le mie grandi belle idee che nessuno sa, perché non so come esprimerle. ADP mi ha aiutato un sacco ad avere le basi concrete per poter fare quello a cui pensavo. Cioè, viviamo in una zona in cui ti devi creare tu le occasioni, cioè diciamocelo. Non è che arrivi e c'è quel posto per suonare o quel posto per fare la tua mostra o quel posto disponibile per presentare il tuo progetto, non c'è. Cioè ti devi fare spazio. E ADP, secondo me, dà questo trampolino di lancio. Io, cioè, non sono neanche affermato come artista, quindi nessuno mi avrebbe chiamato a suonare allo studio Foce, ad esempio, se non fosse stato per ADP. Ma io trovo che sia figo proprio questo, il valore aggiunto di Argent de Poche, che quando, oltre a essere, cioè che è nato come un brand di vestiti e che poi si è evoluto in qualcosa di più grande, in un movimento, in un qualcosa dove alla fine ci si ritrova, si fanno nuove conoscenze come ci siamo conosciuti. Poi che alla fine è anche un po' la tua identità artistica, cioè è iniziato anche da quella roba lì, ci sta secondo me mantenere... Esatto. Quello rimane, però diventa un po', se vuoi, a me ho trovato un po' questa definizione ultimamente, chiamarlo tipo il merchandise di questa idea, no? Si intende proprio che alla fine non è solo quello, no? È quello che magari uno prende, è un po' il valore aggiunto di questi vestiti e il progetto dietro, no? Cioè uno prende questi perché si sente rappresentato da si sente dentro questo progetto, si sente rappresentato da quello. Non farò come Axel perché lui è un grande intrattenitore come lo sono. La lancia a caso, non a te bastardo, non ci provare neanche. Chi la prende ragazzi, shout out Argent de Poche, let's go! Un casino per Argent de Poche! L'idea di staccarsi dalla frenesia, se vuoi, di Instagram è prima di tutto appunto di avere uno spazio di archivio in cui uno si può mettere lì e dedicarci proprio più del tempo, no? E capire cosa ha fatto anche Argent de Poche nel tempo. Cioè renderlo anche un po' più estemporaneo, se vuoi, nel senso che sì. è una cosa continua, no? E poi l'idea appunto è di usarlo prima di tutto poi come uno spazio per creare dei contenuti diversi, no? Dei tipi di contenuti diversi, e per esempio creare una live session dà la possibilità di condividere in modo diverso, in uno spazio più adatto a quello, i contenuti che creiamo. E poi soprattutto una cosa che il tuo amico di turno che va a vedere la tua roba lì, poi si interessa al progetto, o magari il fan di quello si interessa al progetto, va e tramite il canale YouTube dopo può conoscere tantissima altra gente, quindi è sempre questa cosa qua di uno spingersi a vicenda, di mettere a disposizione la propria visibilità per gli altri, perché gli altri fanno lo stesso, no? Fumo sigarette alla domenica, perché un giorno perso senza verità. Nuda nel mio letto sembri angelica, quando stringi al petto mi fai levitare. Entrando a fare parte, tra virgolette, del movimento, quindi durante le prove del concerto, conoscendoti, parlando anche col tuo collega, lì ho capito veramente il senso di tutto questo, e soprattutto quando anche mi hai regalato la giacca, lì ho capito cos'era Argent de Poche. Che figata, cazzo! Queste sono fighissime, stilose. Grande bro! Damn, bro. Tu perché indossiamo mentre suoniamo questi? Dai, certo che mettiamo, certo. Ci sta? Se gli dai l'onore di sostituire la tua Ferrari. Sto pensando. Sostituisci di brutto con la che stile. Sì, no, lo so, che questo è figa. Dove matchate con le tue Secondo scazzate così. Stiloso questo. L'ho messa su tutti così. Raga, fighissimo.